Allora Pietro, io ho finito di lavorare, adesso vado a cucinare. Scegli cosa vuoi oggi. Una ciotolina di caviale, uno spaghetto all'astice oppure riso, verza e patate. Lo sai che mi piacciono i piatti ricchi. E quindi? Riso, verza e patate, assolutamente. Riso, verza e patate. Andiamo a prepararlo, venite con noi. Sarà divertentissimo. Vediamo com'è semplice preparare questo primo piatto. Qui abbiamo mezzo cavolo o mezza verza. In un'altra videoricetta dove ho utilizzato il cavolo qualcuno mi ha sottolineato sotto si chiama verza, ma tenete presente che verza e cavolo sono praticamente la stessa e identica cosa. Benissimo, procediamo col tagliarlo in questo modo eliminando quella parte della foglia più coriacea. Questa qui non serve, la possiamo togliere, mentre ci prendiamo cura di tutte le foglie interne. Se ce n'è qualche foglia all'esterno in genere che non va bene, tranquillamente la togliete, così come abbiamo fatto noi. Un altro sapientone, sempre nel video precedente dove ho utilizzato il cavolo, mi ha detto che veramente si lava prima il cavolo e non dopo, però vorrei dire al sapientone che essendo che le foglie del cavolo sono così schiacciate, così chiuse, credo che sia più logico lavarlo dopo averlo tagliato, così si pulisce meglio, anche se questi sono i cavoli del nostro orto, per cui hanno soltanto della polvere, non c'è nessun altro antiparassitario o qualsiasi altra cosa aggiunta, ma ovviamente è buona norma dargli una bella lavata sotto acqua corrente bella fresca. E così è stato. Chiusa la parentesi dei sapientoni perché non ci interessa, una volta che abbiamo sciacquato per bene le foglie, per adesso le mettiamo qui da parte. Andiamo in una bella pentola capiente, mettiamo il cavolo e un bel giro d'olio extravergine di oliva. Noi andiamo a utilizzare mezzo cavolo, come avete visto, per fare circa 2 porzioni e mezza di riso belle abbondanti. Poi prendiamo 3 o 4 patate di quelle anche un po' passate, nel senso che se sono più morbide, più appassite, tipo quella per fare gli gnocchi, ancora meglio. Le tagliate a pezzettini piccolini e li tenete da parte. Faccio una piccola precisazione perché sicuramente qualche altro sapientone lo scriverà sotto. Se vedete queste manine scure non è per mancanza di igiene, ma perché stiamo da una settimana schiacciando e lavorando le olive e chi le lavora sa che le manine si macchiano, ok? Non dovrei neanche dare tutte queste spiegazioni, però sapete sempre qual è il motivo. Quando uno si espone sui social un po' deve anche dar conto, ma fino a un certo punto. Benissimo, tagliuzziamo uno spicchio di aglio, lo facciamo piccolo piccolo così poi sparisce, resta soltanto il profumo, e mettiamo anche una spolverata di sale quanto basta. Accostiamo un po' il cavolo e andiamo a mettere un ingrediente molto importante, la polvere di peperone rosso dolce. Me lo chiedete sempre, questa la trovate sempre nel nostro sito sfizzidicalabria.com insieme a tutti gli altri nostri prodotti tipici calabresi che spediamo ormai da 16 anni in tutta Italia e in tutta Europa. Se non siete molto avvezzi agli ordini online, tenete come riferimento il numero WhatsApp che vedete in questo video, così chiedete le informazioni. Bene, aggiungiamo l'acqua per far cuocere il cavolo e lo lasciamo andare per una ventina di minuti. A un quarto d'ora andiamo ad aggiungere delle belle scorzette di formaggio che non guastano mai e ci stanno davvero bene, e poi ricopriamo e lasciamo cuocere. Nel frattempo possiamo con il nostro bilancino di precisione misurare il riso da risotto per 2 porzioni, quindi 2 belle, una manata ogni persona, ne mettiamo 2 e un po' per la pentola. Dopo che il cavolo è quasi cotto aggiungiamo l'acqua e quando è in ebollizione possiamo tranquillamente calare il riso e aspettare che anch'esso giunga a cottura ultimata.
Se non preferite il riso, ovviamente potrete aggiungere anche della pasta, potete mettere anche qualche pomodorino se vi piace, potete mettere del pepe nero. Io in questo caso vado ad aggiungere un bel peperoncino rosso diavolicchio diamante fresco. E perché lo aggiungo intero? Perché questi sono abbastanza piccanti, io lo metto intero così poi andrà in fase di cottura a gonfiarsi fino a scoppiare e a dare la sua piccantezza in modo moderato. Pertanto risulterà sì piccante, ma non in modo esagerato, siccome non lo mangio solo io, e invece se avessi voluto più piccantezza bastava tagliuzzarlo a pezzettini e sicuramente avrebbe sprigionato ancora più capsaicina. E allora a fine, dopo l'impiattamento a valanga, un bel filo d'olio appena uscito dal frantoio, e adesso sì che questo piatto deve essere un po' riposato, basterà un leggero soffio, il profumo è inebriante e allora dovete soltanto spalancare la bocca come faccio io, guardate com'è bella, la patata si scioglie e poi spettacolare il gusto, ragazzi. Un piatto, se vogliamo, povero ma allo stesso tempo ricco di gusto. Vedete, abbiamo aggiunto anche un po' di basilico, mi è sfuggita la ripresa, ma potete metterlo che ci sta benissimo. Ci sentono anche le scorzette di parmigiano che ci stanno anche loro da Dio. Provate a farlo e fatemi sapere.